Ebbene sì, ci siamo. È arrivato quel momento che amiamo e temiamo allo stesso tempo. Riempire gli zaini, salutare le nostre persone del cuore, chiudere un capitolo e partire verso l'ignoto. Dopo gli ultimi mesi passati a perderci tra Italia e Balcani, sta per cambiare davvero tutto. Stiamo lasciando definitivamente l'Italia e abbiamo anche la vista adesso sulle Alpi nevate al tramonto. Ci sono molte cose da dire su quello che è stato, sul cubetto e su come è andata a finire, ma abbiamo anche tanta voglia di scoprire quello che verrà. Nuova lingua, nuove abitudini, nuovo cibo, nuove sfide e nuovi orari. Spoiler, addio fusi orari accettabili. Ma anche nuove storie da raccontare e un nuovo pezzo di mondo da vivere a pieno, immergendoci senza filtri, un passo alla volta. Primo scalo, Parigi, stiamo atterrando in questo momento. Non sappiamo quanto resteremo e non sappiamo esattamente che cosa ci aspetta, ma è proprio questo il bello del nostro viaggio, non avere una fine, solo nuove partenze. Spaventa? Sì. Toglie il fiato? Sì. È meraviglioso? Assolutamente sì. Zaini pronti, primo volo già partito, cuore in gola, si va. Inizia un nuovo capitolo. Siamo a Parigi, Charles de Gaulle, e ragazzi, appena siamo scesi dall'aereo abbiamo trovato questa zona che è molto tranquilla con questi divanetti e noi stanotte passeremo la notte proprio qua. Molto comodo, devo dire, possiamo stare quasi sdraiati completamente, quindi questa credo che sarà il nostro letto. Ragazzi, siamo lasciati nell'ultimo video un bel po' di tempo fa ed eravamo ancora con il cubetto, Sì. Cubetto che è tornato a casa e che abbiamo anche parcheggiato. Inizia un nuovo capitolo adesso, proprio voltiamo completamente pagina. Ma cosa Oh ne è my stato del God! cubetto? Allora, non l'abbiamo venduto, ma abbiamo deciso di tenerlo e di parcheggiarlo in attesa di future avventure. Ecco, Sì. quindi ci aspetterà, tranquillo. Si riposerà tranquillo al coperto, quindi siamo tranquillissimi. L'abbiamo il sistemato cubetto. per bene, abbiamo tolto tutte le cose che dovevamo togliere, l'abbiamo ripulito, lavato tutto quello che dovevamo lavare, staccato la batteria, fatto benzina, gonfiato le gomme, insomma l'abbiamo lasciato in buonissime mani. Sì. Anche quindi se ne starà tranquillo il cubetto ad aspettarci poi quando lo riaccenderemo di nuovo tra un bel po' di tempo però. È stato un bel periodo, ragazzi. In Sì. Italia abbiamo recuperato tante cose anche che magari ci siamo persi un po' in questi anni in giro e quindi è stato un bel momento questo, chiaramente fatto di alti e bassi, perché chiaramente un conto è arrivare, salutare tutti e stare con la famiglia, con gli amici e insomma riallacciare anche alcuni rapporti, e un conto è poi prendere e tornare in viaggio. Non dico che sia una cosa brutta, anzi è la nostra vita e la adoriamo, però chiaramente quando ci sono questi momenti, lo diciamo sempre, fa parte proprio del viaggio. È la parte È più tosta, difficile, è la è parte più difficile, è sempre uguale, ripartire. è sempre uguale. Passano gli anni, È l'abbiamo sempre già così. fatto altre volte, ma ogni volta è veramente sempre questa. così. Il momento che ti mette più alla prova, ecco, diciamo che devi riconfermare la tua scelta ogni volta e quindi ripartire è sempre bella tosta, ecco ragazzi, sì, quindi Sarà un lungo viaggio questo. lunghissimo perché abbiamo uno scalo lungo e abbiamo anche un volo bello lungo e diciamo appunto voltiamo pagina, stavolta andiamo in una zona del mondo che non conosciamo bene, che però è sempre stata Quasi lì. non conosciamo proprio, Sì, è quasi esatto. inedita, Sì, quasi. tranne qualche pezzettino qua e là, però è veramente inedita per noi. È sempre stata lì, mi sono detto prima o poi. E siamo arrivati. È arrivato quel momento, Siamo è arrivato arrivati. proprio quel momento di andare e niente, adesso la notte qui passiamo. Vediamo, vabbè, chiaramente, adesso vediamo. Se stiamo scomodi, ragazzi, c'è anche un tappeto rosso qua dove possiamo stare, che sembra molto comodo. In Italia, ragazzi, io ho preso almeno 2 kg, quindi da ora in poi si cambia registro. Anche ragazzi. pochi, devo dire. Anche pochi. Comunque tra Italia e Balcani non ci siamo proprio trattenuti. È stato più semplice in realtà gestire la cosa del cibo quando eravamo io e Angela con il cubetto. Sì. Poi invece le cose prendono pieghe strane, cene,
cenette, pizze, non pizze, vai, mangia, fai, dici, magari Assaggia, fai. abbiamo camminato un po' di meno ultimamente, Un bel chiaramente po' di essendo meno. meno, diciamo, in giro, in attività, cercare, fare, dire, è stato un pochino più, diciamo, rilassata la cosa, è stata più rilassata la cosa, e quindi ci siamo rilassati, anche la mia panza conferma, si è rilassata. Ci siamo rilassati tutti. Quindi il viaggio riparte in un modo un pochino più proattivo, attivo, bello, on the road. E Detto infatti, dal divanetto del... detto dal divano, detto dal divano. Abbiamo, ragazzi, con noi 3 zaini. Sì. E il caso ha voluto che fossero proprio tipo a scala, Sì. cioè 40 litri, 30 litri e 20 litri. Qui abbiamo il 30 litri e il 20 litri, e qua sotto c'è il 40 litri, che è il solito zainone che ci portiamo sempre in Esatto. viaggio, più appunto questi due. Questo l'abbiamo preso in Australia, questo l'abbiamo appena comprato ed è un 20 litri. Quindi, ragazzi, adesso abbiamo provato li abbiamo provati sulla nostra pelle. Assetto. Comodissimi, Sì. leggeri. Leggeri. Ci siamo dovuti portare un po' di cose un pochino più pesanti, perché Stavolta sì. comunque, ecco, non vogliamo fare la fine del Vietnam l'ultima volta, che abbiamo avuto un freddo pazzesco. Stavolta siamo più preparati dal punto di vista del freddo. Abbiamo rinunciato ad alcune cose, tipo abbiamo rinunciato ai sacchi a pelo, Sì. per fare spazio a una giacca. Ma comunque Più felpe, faremo più grosse, poi faremo vedere per bene che cosa abbiamo portato. Però tutti i bagagli che abbiamo passano come bagaglio a mano sull'aereo, e Which is questo very good. è una cosa che volevamo assolutamente fare, perché ti semplifica tantissimo la vita, ti semplifica anche il fatto che pesano poco, perché comunque il più pesante pesa 8 kg. Quindi 8 comunque kg poco. uno, 7 kg l'altro, e qualcosa. Questo è più per i documenti, le felpe se hai freddo Sì. di notte in aeroporto, queste cose, diciamo, da prendere al volo. Abbiamo sostituito quello piccolino che avevamo da 10 litri con questo da 20, che è decisamente più capiente, ci stanno più cose, anche quando metti una bottiglia d'acqua non devi Sì. schiacciare tutto, incastrarlo. Sì, avevamo quello da 10 litri della Sì. Decathlon, che è veramente è molto comodo, resistente, perché ci tutto sta un quanto. sacco di roba, un po' Però era come Mary piccino. Poppins. Era piccino, Sì. non c'era mai, dovevamo sempre incastrare tutto quanto dentro, Sì. e abbiamo tipo rovinato dei cellulari, perché comunque, stando così stretti, Sì. le cose, insomma, si urtano tra di loro. E invece adesso abbiamo molto più spazio con questo qua piccolino, che sarà quello che porteremo sempre in giro. Magari questi li lasceremo invece negli hotel, negli ostelli. Esatto. Altra cosa che si riconferma, oltre a questi 2 zaini che avevamo già, è l'assicurazione, perché anche per questo viaggio assolutamente ci siamo preparati. Quindi noi abbiamo la nostra assicurazione viaggio, che vi consigliamo sempre, ragazzi, Eimondo. Noi la facciamo da tantissimi anni, c'è anche lo sconto, il link nella descrizione del video. Mi raccomando, prima di partire, prima di pensare ai bagagli, all'itinerario, tutto, è fondamentale fare un'assicurazione, perché se succede qualcosa sono cavoli amari. E allora, questo sarà un viaggio lungo, cioè Sì. non saranno mesi. Adesso vediamo come andrà a finire. Chiaramente non c'è un programma, c'è solo un volo di sola andata, Sì. e non sappiamo esattamente quando torneremo, ma sarà per diversi mesi. Quindi ecco, anche l'assicurazione che abbiamo fatto sarà per diversi mesi. Adesso la possiamo rinnovare ogni 3 mesi. Esatto. E Si quindi chiama lunga percorrenza, comunque ci sono tutte le Magari sai i informazioni dettagli. sul sito, sì, lunga percorrenza, che tu fai i primi 3 mesi, poi mentre sei in viaggio puoi rinnovarla tranquillamente per altri 3 mesi e così via. E quindi è questa quella che abbiamo scelto noi, che è quella che facciamo in genere appunto per questi viaggi lunghi. Invece quando facciamo viaggi più corti ci sono anche le assicurazioni, quelle per 2 settimane, una settimana. Poi se vai in famiglia, tipo quando siamo andati in Marocco con la mia famiglia, abbiamo fatto una polizza, ci sono anche ulteriori sconti per famiglie e gruppi. Comunque trovate appunto tutte le informazioni nel link che c'è in descrizione del video. ci siamo, ragazzi, siamo pronti per la notte. Siamo io e Angela da soli da questo lato, sdraiati, sveglia alle 5 domani. Angela sta già dormendo, non lo so. Buonanotte. Non siamo più soli. Ammazza che bagni questo aeroporto, ragazzi, molto, diciamo, futuristici. Ci siamo rinfrescati, siamo pronti per affrontare i prossimi 44 minuti per raggiungere il Terminal 1. Stiamo prendendo la correspondance del Terminal 2B al Terminal 1. Che lusso al Terminal 1, ragazzi. Non ero pronto a quest'ora della mattina. Adesso andiamo verso la nostra porta, che è la porta 14.
Ma questo è il terminale del lusso, cioè ci sono addirittura tutte queste sale d'attesa, quelle dei gate, normalissime, ma sono tutte molto sciccose, con questi divanazzi lì dietro e addirittura i tavoli tipo a scacchiera e poi diversi divanetti, sofà, addirittura tipo questo sembra una sorta di cinema, tutto spento però. Si può giocare con la PlayStation, non ci posso credere. Angra, facciamoci una partita. C'è un tipico odore di croissant nell'aria. Madonna, fortissimo. C'è chi suona dal vivo. Ci siamo ragazzi, si sta per partire, l'aereo è bello grande, di quelli grossi, 10 ore di volo ci aspettano, siamo proprio sulla pista in questo momento, non siamo vista finestrino, quindi ce la godiamo da qua. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids. Che godore ragazzi, saranno 10 ore così con la copertina, tutti belli coperti, le cuffie, le cose e se magna di brutto. Siamo a colazione adesso, è arrivata la colazione. La parte migliore secondo me questa di ogni volo, ecco. Non aspettiamo altro, il cibo, abbiamo un paninetto e le uova qui dentro da mangiarci stamattina e anche un po' di frutta fresca. Sono passate diverse ore, non abbiamo ancora rimangiato, è già tornato il languorino e nel frattempo adesso dopo aver visto un paio di film stiamo giocando al milionario. Secondo pasto, finalmente mancano un paio di ore all'arrivo, ecco cos'è arrivato, qui abbiamo pollo al limone e vabbè si presenta così e invece anche ha preso la pasta con il sugo, Le orecchiette con il sugo. le orecchiette. Ci siamo ragazzi, allora distrutti dalle facce, credo che si veda, volo lunghissimo, ma in più abbiamo messo circa 2 ore a fare l'immigrazione, ma siamo arrivati. Siamo arrivati, tra l'altro è scritto là dietro, eccolo Vuoi lì. andare là, andiamo Dove là. siamo arrivati? Allora, le foto sembrano delle Alpi là sopra, c'è anche il mare, ma ragazzi stiamo Estamos in Colombia! Abbiamo inaugurato il passaporto nuovo qui in Colombia ragazze, quindi inizia ufficialmente il capitolo Sud America. Apenas tiene 2.000. Tiene 2.000. Faltan 4.400 para Ten- los dos pasajes. Tengo che cargar más. 4.400. Dall'aeroporto al centro c'è l'autobus pubblico e quindi abbiamo dovuto fare questa card per poter salire sull'autobus che costa 8.000 e in più si paga 3.200 a persona. Allora sembrano cifre altissime, ma in realtà il cambio è 1,5.000 più o meno, quindi stiamo parlando di circa 2 euro per questa targhetta. Si torna a parlare spagnolo, ragazzi. Tarjeta no es fácil che soy abituato con l'inglese e quindi forse è quello, sai? Eccolo là che forse ci sta aspettando e comunque noi abbiamo cambiato i soldi, abbiamo cambiato 50 euro proprio appena usciti dai controlli, abbiamo fatto molto in fretta, è proprio lui il 317. Ci siamo dimenticati di dire in quale città siamo arrivati ragazzi, ma dopo 4 ore, perché sono le 4 di pomeriggio, siamo atterrati a mezzogiorno, siamo quasi arrivati al nostro hotel e questa è la zona centrale, la Candelaria di Bogotà. Siamo atterrati proprio qui oggi a Bogotà, quindi capitale della Colombia. Siamo veramente rinco ragazzi, però questo luogo ci ha chiamato. Grazie. Ci ha chiamato e ci ha detto fermatevi qui assolutamente perché è troppo figo. Tengo che pagare? Ok, grazie. Pago dopo.
dovevamo fermarci assolutamente. Bastardo, claro. Abbiamo preso già 2 specialità. Allora, questa qua sarà la nostra cena. In teoria, ragazzi, noi siamo settati sull'Italia, quindi è mezzanotte in Italia in questo momento. Invece qua sono le 4. Quindi c'è una differenza di 7 ore. Se non sbaglio, se la matematica mi aiuta. No, mezzanotte 4. 4 mezzanotte. No, aspetta, perché l'ho già settato bene. sul cellulare. Allora esattamente, 4 4 11 e mezza, 11 e mezza, sì. Oh 7 ore. Gesù, ecco. Siamo tornati indietro nel tempo in questo viaggio, abbiamo recuperato quasi un giorno in pratica. Comunque torniamo a cosa ci siamo presi. Allora, abbiamo preso tutto queste, un po' giallo, sì, che sono delle arepas, che sono tipo direi dei pancake fatti con la farina di mais. Col mais, very good. Pieni di formaggio in questo caso. Ed invece- esta è la papa che ha un rellena. peso specifico, non indifferente. Qua c'è anche una salsina, Tu sei credo sicuro sia della peccante. salsina? Questa è qui da un po', Allora, io Io la direi che toccherei. come primo giorno bisogna assolutamente provare. Allora, poi No, quella te la provi tu, io La non la provo voglio io? toccare. La butto qua. Torneranno i momenti Paolo piange. mi sa di sì. Con la polizia in sottofondo apriamo questa papa rellena. C'è l'uovo intero con la carne e chiaramente tutta la patata. Madonna, raga, che profumo! Il profumo No. devo dire È buonissimo. tipo arrosto. Assaggio. Mazza, una bomba sta roba. Ma una guarda quanto è bomba! grossa. Io sono ancora in tenuta estiva italiana in realtà, ma qua ci sono almeno 10 gradi in meno circa. Adesso siamo a 2 passi dal nostro hotel che è proprio in questa zona, poco più avanti. Bellina questa stanzetta, la prima stanza colombiana ufficialmente già promossa, ragazzi. Basta guardare un attimo che è già promossa. Siamo al 12° piano in questo appartamento che ha diverse stanze. Questa qui è la nostra stanza col bagno condiviso proprio qua dietro e la vista però vince tutto. La cosa migliore, sì. Sì. Guarda, ci sono proprio le montagne qua dietro, perché comunque Bogotà è in alto, perché siamo a 2600 metri sul livello del mare, quindi siamo belli alti, anche per quello le temperature sono più basse, ecco, belle Sta freschette. freschi. Ci sono tutte le coperte, ho visto, Sì, quindi sì, mi sa sì, che sì, stanotte copertina. Cioè, dite questa notte io andrei a letto a Però dormire adesso, ora, però se adesso. resistiamo magari riusciamo a prendere Sì. meglio il fuso. Secondo me dobbiamo tenere Dobbiamo stare fusi 3-4 un ore. po'. Sì, dobbiamo ancora stare un po' fusi. Buenos dias, Bogotà. Non pensavo si potessero dormire 13 ore, invece è successo. Siamo andati a letto alle 7 ieri sera, ci siamo svegliati alle 8 stamattina, 13 ore di sonno, avevamo un po' da recuperare in effetti, devo dire. Quindi, anche senza volerlo, abbiamo preso l'orario perfetto del posto, perché se sono le 8 di mattina siamo pronti già per uscire, essendo noi proprio nel vivo della situazione andiamo subito a fare colazione. Ma abbiamo passato tipo 15 ore a Tre- letto? A letto sì, dormite effettive 13. Oh. Incredibile. Eccoci in ascensore, già si vede la differenza di clima, io sono vestita tutta lunga, Paolo con i bermudini Io e la sempre, maglietta. fisso. Il tempo di uscire dal posto dove abbiamo dormito, ragazzi, abbiamo già trovato dove andare a fare colazione. C'è questa panetteria, pastelleria con tutto questo ben di Dio fuori. E ragazzi, noi ci siamo fatti un po', diciamo, attrarre da quello che abbiamo visto fuori e ci facciamo la colazione. La musica all'ingresso, bellissima, pane dappertutto, cose dolci, un profumo pazzesco. Qua c'è tutto il caffè e ci sono un sacco di cibi che dobbiamo un po' capire. Vedremo col tempo che cosa sono. Addirittura queste tortazze. Vabbè, lasciamo perdere perché noi comunque abbiamo già ordinato e ci siamo presi l'uovo stamattina. Vediamo che c'è Angela che sta aspettando la colazione. È arrivata la colazione, ragazzi. Una scodella di caffè con latte. Io invece questo che si chiama tinto, cioè il caffè nero, lo chiamano così, tinto come il vino in pratica, però è caffè semplicemente nero, tipo americano. Le uova, abbiamo preso queste uova di cui non mi ricordo assolutamente il nome, ma la signora ci ha detto c'è la cipolla, il pomodoro, va bene, prese, deciso così. Un bel croissant e qua c'è anche il pane. Pane Quindi con questa le è la uova. colazione di oggi. Questo è tutto il menù della colazione, il desayuno, e la cosa che fa sempre un po' strano è che c'è la zuppa, quindi il caldo, ma anche questa qua che è la changua, che è una zuppa tipica della Colombia che è fatta con latte e uova. Roba molto particolare che avremo modo di assaggiare. Comunque noi abbiamo speso 3 euro stamattina perché il menù, questo qua con l'uovo, viene 8.000 e il caffè e altro, insomma abbiamo speso 3 euro in tutto. Il cambio euro peso colombiano è 4.600. Lo lleva para los Estados Unidos.
Italia, nosotros somos Italia, de Italia. Italia. Ah, Italia, uy, Sì. sí, país riquísimo. Proviamo una repita col queso. Eccola qua. Muchas Appena gracias. fatta. Possiamo aggiungere qualsiasi cosa. Qua abbiamo una salsa all'ananas che abbiamo già messo. È very 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 good, ragazzi, è buonissima. Se la assaggia anche Angela. Guarda il queso, che gusto. Buonissimo. È gustosissima. Qua c'è anche il miele. E questo non ho ben capito. Che è questo? Mora. Mora. Assaggiamo anche questo, vai. Butta dentro. La cosa strana è che si mangia il dolce e il salato insieme perché c'è il formaggio. Devi shakerare un po' di più forse. guarda. Vai, Angela, schiacciala. Urca. Eccola qua, Ah, ok, gelatina. questa è gelatina tipo marmellata. Marmellata. Cattivissimo, cattivissimo ragazzi, questa versione del viaggino, addirittura con gli spuntazzi sulle ruote. Questo è un Chevrolet, non l'avevo mai visto, super carry, esattamente come il Suzuki, però ecco della Chevrolet, ed è lui proprio, ragazzi. È lui o non è lui? Certo che è lui. E vediamo cosa trasporta qui all'interno. Non si sa, merce varia. Ragazzi, ricomincia il vero problema, cioè Paolo che si ferma dappertutto. Abbiamo appena finito la colazione, direi che abbiamo fatto una bella colazione importante, tra quella seduti al ristorante, la repita del signore, ci siamo riempiti per bene, però come vedete, niente, ovunque, eccolo, è tornato, sta tornando. Quanti colori in questa vietta centrale, adesso stanno aprendo tutti questi negozietti, i banchetti che vendono souvenir e non solo. Vedete però le case sono coloratissime in questa zona. Ma è meraviglioso questo specie di trenino di legno che in realtà serve a fare il succo di canna. Ma guardate che ingegnosità! Stiamo comprando la SIM in un negozietto qualsiasi. Adesso prendiamo questa SIM che ci costa 4.000, che è meno di €1, e poi si può fare il pacchetto da circa 5-6 euro per 30 giga. Quindi adesso la vado a inserire qui. Il ragazzo è molto simpatico, adesso è sparito in questo momento, non so come mai. Allora, spero che torni. La compagnia telefonica è Claro, che Claro è quella che sì. più diffusa, dovrebbe avere la migliore copertura in tutta la Colombia. Comprare una SIM locale è una delle prime cose da fare quando si cambia paese. Allora noi scegliamo sempre la SIM proprio fisica perché i nostri telefoni non sono abilitati per la eSIM, e in più in molti posti, come ad esempio la Colombia e anche altri paesi del Sud America, le eSIM hanno dei costi molto molto elevati rispetto invece alla SIM locale, perché abbiamo speso proprio pochissimo per avere questi 30 giga per un mese. Velocissimo il processo perché non ci hanno chiesto dati né nulla, siamo proprio entrati, comprata, pacchetto attivato, fatto. Piccolo suggerimento per chiudere il discorso della SIM: non fatela in aeroporto, perché abbiamo visto i prezzi in aeroporto sono 4-5 volte più alti rispetto a quelli che poi si trovano in centro città. $27 mi ha detto ieri, sono rimasto così sconvolto. Ok, aspetta, per fortuna c'era il wifi in aeroporto, c'è il wifi dove stiamo noi, ci sono wifi un po' dappertutto. In tutti i posti dove bevi il caffè, sull'autobus persino. Sì, sull'autobus, quindi no problem. Olha, o abacate tá no pulo pra poder degustar. Olha, tá bem maduro, cremosinho. Siamo venuti all'ATM a prelevare i soldi e ci si chiude dentro. Questa è nuova, non era mai successo che si potesse chiudere la chiave, l'ATM. Da questo lato poi proviamo a fare un prelievo. Oltre alla scheda SIM, l'altra questione è quella di prelevare / cambiare i soldi in moneta locale, perché comunque le carte le accettano poco e soprattutto è più comodo anche quando si visita il paese avere dei contanti. Allora, se venite per poco tempo, consigliamo di portarsi gli euro e cambiarli, perché tutti gli ATM applicano delle commissioni anche belle alte, non sono legate alla propria banca ma proprio all'ATM della zona, che sulle carte straniere applica delle commissioni. Noi abbiamo fatto un po' di ricerche online e abbiamo scoperto che una delle migliori è questa qui, appunto Servibanca,
che fa una commissione di 22.500, che sono circa 5 euro, 4 euro e qualcosa. Non è poco. Non è poco, però permette di prelevare fino a 2 milioni, quindi, che sembrano tantissimi, sono 500 euro, quindi si può, diciamo, ammortizzare la commissione in questo modo. E noi abbiamo prelevato 2 milioni che la banca ci ha chargiato in italiano. Sì, ci ha fatto pagare. Ci ha fatto pagare 436 euro sul conto corrente, quindi alla fine di tutto, tolte tutte le spese, il cambio è 4.587, che più o meno, cioè, non è tanto lontano dal cambio ufficiale di Google. Piccolo consiglio per chiudere un po' anche questa questione cambio, ATM e prelievo: questo vale non solo in Colombia ma in generale quando si preleva da un ATM in una moneta diversa dall'euro. A un certo punto compare sempre una schermata che ti dice se vuoi fare il cambio tramite ATM, quindi da euro a pesos in questo caso, oppure farlo fare alla tua banca. Mi raccomando, sempre importante declinare, cioè non fare il cambio all'ATM, perché il cambio che fa è molto molto svantaggioso e sfavorevole, a differenza invece di quello che fa la propria banca. Dopo aver fatto il prelievo stiamo tornando verso il centro, questa è la parte pedonale che poi appunto raggiunge la parte più centrale da quel lato. Dietro di me, ragazzi, c'è qualcosa di fantastico, non posso non farvelo vedere. C'è questo luogo che si chiama Chorreo, dove fanno i waffle, e sono dei waffle veramente particolari, cioè 17 cm di piacere, e questo è un waffle al cioccolato. Qua invece abbiamo la Calientica, che è un altro waffle particolare. Ci sono delle allusioni importanti. Comunque, ragazzi, primo impatto in Colombia molto molto positivo. Noi non sapevamo assolutamente che cosa aspettarci, quindi il primo impatto proprio è stato particolare e molto positivo. Una bellezza, ragazzi, sono tante persone che girano, si vive tanto la strada, le persone sono carucce. Sì, è la prima cosa di cui ti accorgi subito, a parte che sono tutti molto sorridenti, rilassati, il ritmo è molto più tranquillo, poi sono tutti super gentili, ci aiutano, parlano un po' più piano quando capiscono che non parliamo spagnolo, però ci piace questa cosa, c'è una bella atmosfera, devo dire, questo sì, non avevamo aspettative in questo senso, invece super contenti dal primo inizio. Ma in realtà un pochettino di spagnolo lo stiamo già rispolverando, Sì, devo dire che un attimo cerchi di fare mente locale ogni tanto. 4 anni che non siamo, sì, 4 anni che non parliamo spagnolo, l'ultima volta era in Messico. E devo dire che un po' torna, ti ricordi un po' le cose, piano piano viene fuori, è ancora un po' arrugginito, devo dire. La voglia. Si capisce. E comunque, capiamo. ragazzi, ecco, diversamente da quanto in tanti si aspettano, questa è la nostra prima vera volta in Sud America, perché la prima volta è unica, siamo stati qui soltanto in viaggio di nozze in Ecuador e Perù. Quindi per noi la Colombia è un territorio completamente nuovo, e durante questo lungo viaggio che è partito nel 2018 siamo arrivati fino al Guatemala, quindi non siamo mai andati oltre il nord Centro America. Siamo tornati nella piazza principale, ragazzi. Adesso ci sono però più piccioni che esseri umani, devo dire. È pieno di piccioni. Sì, anche se si sta piano piano riempiendo tutta la piazza, ma che bellezza. Comunque, ragazzi, l'esplorazione di Bogotà è soltanto all'inizio, quindi continuerà nel prossimo video. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per queste nuove avventure sudamericane. Sud America, ragazzi, via, alla prossima. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado.